Bentornati nell'angolo del narratore, il posto in cui osserviamo le ombre per capire la luce e dove la verità si nasconde tra le pieghe dei silenzi. Questo è Turkey News Magazine. Ci sono coppie, sullo schermo e fuori, la cui alchimia non si limita a una scena ben recitata. È qualcosa che vibra oltre l'inquadratura, che esce dallo storyboard e si infila nelle nostre vite. Per un'intera generazione di fan, quella corrente elettrica aveva un nome e due volti: Can Yaman e Dimet Özdemir. Loro erano la scintilla imprigionata in una bottiglia. E come ogni scarica che abbaglia, ha lasciato il segno. Poi è calato un silenzio che sembrava più denso di un addio, una calma apparente che molti hanno scambiato per la parola fine. Ma se quel temporale non si fosse dissolto? Se si fosse solo spostato, in attesa del cambio del vento? All'inizio del 2026, i corridoi di Istanbul ronzano di voci sempre più precise. Chi li ha amati, chi li ha osservati, chi li conosce appena, tutti dicono la stessa cosa: i due che hanno definito un intero immaginario starebbero ritrovando il cammino l'uno verso l'altra. Non è il tuffo impulsivo della giovinezza. È un riavvicinamento adulto, trattenuto, complice, fatto di scelte misurate e di una promessa sottile: proteggere ciò che un tempo non è sopravvissuto al rumore del mondo. Oggi scendiamo nel cuore di questo presunto ritorno. Seguiremo gli indizi, le conversazioni che nessuno ha sentito ma che tutti avvertono, gli incontri che non compaiono nei feed ma lasciano tracce nel modo in cui i due respirano quando parlano di futuro. Prima, però, una domanda per voi: credete davvero che esista la persona giusta nel momento sbagliato? E se sì, una storia interrotta può fiorire quando le stagioni cambiano? Se amate queste incursioni narrative nell'anima delle stelle che contano, iscrivetevi a Turkey News Magazine. E se volete sostenere questo tipo di racconto, c'è il pulsante Unisciti proprio qui sotto. Siete voi a tenere viva la nostra passione. Adesso, entriamo nella rivoluzione silenziosa di Can e Dimet. Per comprendere la portata del ritorno, bisogna ricordare il peso dell'andarsene. La loro storia è nata nel crogiolo più classico, un set. Ore lunghissime, vulnerabilità condivise, una complicità che si forma tra un Chuck e l'altro quando le difese si abbassano e la risata arriva prima della battuta scritta. La finzione ha sbordato nella vita reale quasi senza chiederle permesso. Un tag di posizione casuale, uno sguardo incrociato in controluce, una foto che diceva meno di quanto lasciava intuire. La cronaca era un mosaico di frammenti, nulla di dichiarato, moltissimo di percepito. Poi è cominciata la deriva. Niente comunicati esplosivi, nessuno scandalo. Solo una distanza lenta, dolorosa, che si sedimentava giorno dopo giorno. Le ragioni ufficiali? Le solite: agende che non si intrecciano, pressioni di carriere lanciate, la confusione che sovrasta il sussurro del cuore. Il silenzio ha riempito gli spazi, e a poco quel silenzio è diventato un muro. Hanno proseguito su strade parallele, accumulando successi separati, mentre la curiosità del pubblico si tramutava in una nostalgia gentile. Però, secondo chi ha sempre orbitato vicino alla loro fiducia, i sentimenti non sono mai stati inscatolati e archiviati. Sono stati solo riposti in alto, abbastanza lontano da non toccarli, ma non così lontano da dimenticarli. E allora, come si riaccende un fuoco che ha vissuto sotto la cenere? Le cronache parlano di un ritorno privo di gesti plateali. Nessuna dichiarazione al tramonto, nessuna frase da cinema. È cominciato dalla cosa più audace in assoluto: una conversazione. Messaggi brevi, all'inizio quasi impacciati, diventati telefonate. Telefonate trasformate in incontri costruiti per non lasciare impronte. La parola che rimbalza da chi sussurra all'orecchio giusto è rivalutazione. Si dice che Dimet, con quella sua autonomia fiera e la lucidità emotiva che la contraddistingue, abbia scelto di non chiudere a tripla mandata la porta del passato. Ma ha posto una condizione netta: se qualcosa doveva rinascere, doveva farlo diversamente. Protetto, discreto, lontano dagli applausi facili. Non tappeti rossi, passi leggeri. In due. Per chi ha saputo cercare, gli indizi si sono accumulati. Stessi luoghi frequentati in città, mai un ingresso condiviso, mai un'uscita coincidente,
ma presenze che coincidono. Tramonti identici riflessi nelle storie social, se metti le immagini una sopra l'altra, come il negativo e il positivo della stessa fotografia. Anche senza uno scatto che li mostri fianco a fianco, la sensazione dietro le quinte è che il segreto sia segreto solo per cortesia. Amici comuni sono ricomparsi su entrambi i profili, non in pose studiate ma in casualità plausibili, ponti discreti tra due mondi che non si erano mai davvero allontanati. Il web, prevedibilmente, è diventato un ring di interpretazioni. Da un lato, i romantici convinti parlano di destino, certi fili non si spezzano, dicono, si tendono. Dall'altro, i prudenti ammoniscono, ricordatevi del dolore della prima volta, non correte. Tra le voci più forti spiccano quelle dei fan di Dimet, da sempre attenti a proteggerne il cuore e ad apprezzarne la forza. Vogliono assicurarsi che non stia rientrando in una dinamica che non la faceva fiorire. E da loro due? Silenzio. Nessun post condiviso, nessuna passeggiata calibrata per i paparazzi. Ed è proprio questo a gridare più di qualsiasi titolo. Se fosse una manovra di immagine, avremmo già visto la copertina. Il fatto che non sia arrivata suggerisce un obiettivo diverso, stabilità. Costruire la casa prima di invitare i vicini a guardare. Questa strategia del silenzio è affascinante e dice molto su come si ama oggi sotto i riflettori. Una domanda alla famiglia di Turkey News Magazine: al loro posto, terreste nascosto un sentimento per proteggerlo, o lo vivreste alla luce del sole per zittire le voci? Raccontateci cosa ne pensate nei commenti, li leggiamo tutti. E se apprezzate questa analisi, un vostro like è un faro che ci permette di raggiungere altri che, come voi, vogliono andare oltre la superficie. Per sostenere il nostro lavoro e permetterci di continuare a scrivere con cura, il pulsante Unisciti vi rende parte attiva della squadra. Ciò che rende credibile questo riavvicinamento è il presunto cambio di assetto interno. In interviste recenti, Dimet ha lasciato cadere frasi che suonano come briciole di pane per chi sa ascoltare. Parla di lasciare che la vita segua il suo ritmo, di fidarsi dell'istinto e di dare voce al cuore quando il rumore smette di dominare. Non sono slogan, nel contesto, sembrano la mappa del suo presente. Dall'altra parte, si mormora che Khan abbia compiuto una sua trasformazione. Chi gli sta vicino racconta di un'assunzione di responsabilità senza difese. La volontà di esserci di più, di essere più paziente, di non lasciarsi inghiottire dalla corsa incessante del mestiere. Il via libera non è stato facile. Pare che la decisione di riprovarci sia maturata dentro a conversazioni scomode, quelle in cui le illusioni si smontano pezzo per pezzo. Hanno definito confini chiari, non negoziabili. L'accordo fondante? Considerare la vita privata come un santuario separato dal meccanismo delle loro carriere, intoccabile, non in vendita. E non si può parlare di Khan e Dimet senza parlare d'arte. I sussurri su una possibile collaborazione sono inevitabili. Si vocifera che stiano leggendo copioni, non per rievocare chi erano, ma per cercare storie che parlino a chi sono adesso, trame mature, solide, lontane dall'ipe facile. L'idea di un progetto condiviso basterebbe a far esplodere la rete, ma ciò che commuove di più è quello che si racconta dei loro gesti fuori obiettivo. Ognuno sostiene le scelte dell'altro senza invadere, creando spazio invece che competizione. Chi li avrebbe visti di recente? Una porta sul retro in un locale jazz, un tavolino appartato in un quartiere in cui nessuno li aspetta. Descrive una dolcezza che non ha bisogno di didascalie. Uno sguardo che indugia, una battuta che si completa da sola. È il linguaggio segreto di due persone che hanno riavviato una canzone messa in pausa. La storia del gossip li ritrae già come il secondo atto di un'opera rimasta sospesa. Ma la domanda è un'altra: è un capitolo destinato a durare o una prova condotta con cura? C'è poi la questione delle famiglie. Un tempo, le distanze erano minime. Ora, pare che le linee di comunicazione si siano riaperte con tatto. E questo dice molto, non si rimettono in mezzo i genitori per un capriccio passeggero. Qui c'è la volontà di dare continuità a qualcosa che non ha mai smesso di battere, anche se a volume basso. Il dramma non sta nello scandalo, ma nella misura. È una trama basata sui mormorii,
non sui fuochi d'artificio. Paradossalmente, questo la rende più avvincente. Ci sussurra che ciò che si muove tra loro conta più per loro che per chi osserva. E allora, mentre aspettiamo la prima foto inequivocabile, il primo passo pubblico davvero allineato, una cosa è evidente. Can Yaman e Dimet Özdemir stanno riscrivendo le regole del sentimento sotto i riflettori. Dimostrano che a volte bisogna allontanarsi per capire la strada del ritorno. Che l'amore non è una scintilla soltanto, ma una fiamma che va custodita dal vento. Noi resteremo qui, con rispetto e curiosità, pronti a registrare il battito successivo. Se torneranno a camminare apertamente l'uno accanto all'altra, sarà perché lo avranno meritato nel silenzio. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio tra i sussurri, su Turkey News Magazine. Se credete nelle seconde possibilità, scrivetelo nei commenti e raccontateci il vostro pensiero. E se volete sostenere uno storytelling indipendente, considerate di premere Unisciti. Alla prossima, tenete aperto il cuore e fidatevi del tempo della vostra vita. Arrivederci.